Allora, vediamo se ce la faccio. Questa qua dovrebbe essere l'ultima diretta per oggi, che vi voglio fare vedere. Aspetta che mi metto il microfono che non mi sentite secondo me. Dicevo, direi che oggi per l'ultima diretta di oggi, vedo se si vede un attimo, che vi vorrei fare vedere questo aggeggetto che mi sono inventata ieri sera. Non ho ancora la diretta io, vediamo. Sì, c'è la diretta, possiamo anche abbassare un po', secondo me, questo arnesetto. Vediamo se funziona. Ok, direi che ci siamo. Ferma lì, Germana. Ecco. Allora, ieri sera mi sono inventata questo aggeggetto e voglio vedere insieme a voi se funziona. Allora, praticamente ho preso questa, era una scatoletta di plastica che ho tagliato. Sulla base ho incollato questo disegno con un pezzo di carta e praticamente dovrebbe funzionare così. Io gli metto le cannucce seguendo la linea sottostante, quindi 1, poi c'è 2, poi ce n'è un'altra che deve essere dritta, che non la vedo adesso. 1, 2, dovrebbe essere questo qua il terzo, no, aspettate, perché poi mi perdo. Eccolo, questo è solo un prototipo, quindi cioè, non so, ripeto, se funzionerà, però ero curiosa di provarlo con voi. E questa è la parte centrale. Poi invece queste qua le vado un po' a snervare, queste cannucce qui, non so se verrà bene, però ero curiosa di provare, e vanno inserite in questo modo. Questa così, poi questa così, seguendo un po' il disegno sempre che c'è sotto incurvato, poi questa qua così, ok, stai giù buonino. Questa cannuccia qua fa abbastanza schifo, quindi questa qua la lasciamo perdere. Ok, poi questo qui, poi questo qua, così, e poi devo prenderne un'altra. Ripeto, sto facendo una prova, quindi magari non sto neanche usando delle cannucce proprio eccezionali. Proviamo con questa e poi proviamo a fare, dunque me ne manca uno che è qua, questo c'è, dunque no, li ho fatti tutti, 1, 2, no, ne manca uno che è qua, l'ho visto, che è questo qua, che va incastrato così. Però questo qui deve andare sotto, quindi lo sollevo, questo qua così, ok, e ok. Allora questo qua dovrebbe essere il mio schema, più o meno. Le cannucce dovrebbero stare un po' più fermine, però questo dovrebbe essere il mio schema per creare la parte centrale. Dopodiché dovrei provare a lavorare. Questa forbice non va bene, non mi trovo bene con questa. Riprendo la mia forbice normale e dovrei riprovare a lavorare tutto intorno affinché si fermi il lavoro. La colla è rimasta laggiù in fondo. È solo uno esperimento, quindi non guardate proprio più di tanto quello che sto facendo.
però magari può essere un'idea anche per qualcuno di voi, gli viene un'idea simile e magari più efficace della mia, non so, vediamo. Da idea nasce idea, così, perché questi aggeggetti che vendono, io ho guardato, in realtà sono per il rattan. Il rattan dovrebbe avere un paio di millimetri di spessore, quindi io dubito che per le nostre cannucce questi aggeggetti vadano bene. Però ho visto che c'è qualcosa che non va qua, perché ho un buco vuoto. Perché qui ho un buco vuoto? Perché manca una cannuccia. Esatto. Quindi proviamo a prenderne un altro. Questo qua che dovrebbe andare così. E questo qua però si incastra così. Ok, adesso sì che ci siamo. Bene, ce l'abbiamo fatta. Questo dovrebbe essere il nostro punto di partenza e da qui dovrei cominciare a intrecciare di lato per fermare questa specie di motivetto centrale che dovrebbe creare una parte traforata praticamente. Vabbè, io adesso provo a intrecciare, semmai avrò consumato qualche cannuccia. D'altra parte, senza provare non si può capire cosa succede. Allora, ripeto, è un prototipo, tra l'altro mi accorgo che non riesco ad appoggiarmi bene, quindi non so cosa succederà, parto e provo e via. Perché il principio è lo stesso di questo aggeggino che vendono, quindi è inutile che uno poi spende soldi per questo aggeggino se poi con le cannucce è una cosa che non funziona. Sto anche cercando di dare la stessa distanza ai montanti. Tu dovevi stare qua, fermo lì. E tu dovevi stare qua. Ok. Teoricamente, dopo aver fatto il primo giro, che si sono un po' messi bonini i montanti, dovrebbe andare tutto meglio, come sempre. Stai lì tu. Questo qua va qui. Certamente che questo coso che vendono è sicuramente più preciso di questo che ho fatto io, però tanto per provare, insomma, no? Allora, adesso qua devo aggiungere una cannuccia. Delle volte mi dico, ma Germana, ma perché? Ma perché ti devi inventare queste cose qua? È più forte di me. Ok, questo qua. Dunque, vediamo se questo è nella posizione giusta. Sì, è nella posizione giusta. Ok, che poi verrà così. E poi dopo, vedete, si riescono ancora, una volta fatto l'intreccio, un pochino si riescono ancora a muovere e aggiustare un pochettino, vediamo. Questo è l'ultimo video per oggi, Se viene bene, bene, se non viene bene, poi andiamo avanti. Questo qua dovrebbe essere poi il coperchio, pensavo di farlo così.
della scatola che abbiamo fatto, che abbiamo terminato. Questo è uscito, ok. Allora, qua ne manca uno. Dove è finito quello che dovrebbe essere qua? Lui. Eccolo. Per chi si fosse appena collegato, non sono impazzita. Ho voluto provare a fare questo prototipo per intrecciare con la trama interna aperta, diciamo così, e sto provando a vedere se la cosa funziona. Allora, il primo giro di intreccio, quello che dovrebbe dare stabilità, è stato fatto. Ne faccio sicuramente un altro e poi vediamo sfilandolo che accade. Non so neanche più ormai se sono inquadrata, se non sono inquadrata. Devo riuscire a sistemare un po' queste dirette qua. Ok, poi vado avanti. Allora, ho finito il secondo giro. Io direi che adesso provo a tirar fuori questa cosa qua. Vediamo che cosa succede. Pregate per me. Vado, Fatto. Com'è? Che ne dite? Non è malaccio, è sicuramente un pochettino da sistemare. Ci sono un po' di curvettine che non sono proprio perfette, però non è male.
secondo me posso anche eventualmente in questi punti qua fare un giro di intreccio con un colore contrastante, e secondo me potrebbe essere anche un'idea carina tutto sommato, per cui io penso che adesso proverò ad andare avanti un po' ad intrecciare, così vedo se riesco a sistemarlo e poter riuscire a fare il coperchio per la nostra scatola che abbiamo fatto in questi giorni. Quindi vado avanti ancora un pochettino prima poi di chiudere la diretta e magari ci vediamo poi domani. La mia paura è di non riuscire, adesso che ho tolto la scatoletta, a mantenere il tondo. Vediamo un po' che succede. Sembra non essere malaccio. Naturalmente avevo scelto anche un disegno non particolarmente complicato. Mi sembra di aver visto nel gruppo Creare che una ragazza aveva detto che l'aveva acquistato questo oggetto che si vende, pare, in Turchia. Io ho guardato, sì, in effetti qua in Turchia c'è. E sarei curiosa di sapere se lo ha provato con le cannucce, se effettivamente funziona, se le cannucce si incastrano, perché è carino, ci sono tanti tipi di motivi con stelle più geometrici, però io da quello che ho letto è per il rattan da 2 mm. Ora 2 mm, non so, cioè le cannucce, chi è che riesce a farle veramente così sottili? So che siete in poche a fare le cannucce così sottili e le mie stesse cannucce sono al massimo 2 mm. Oltretutto questo intreccio andrebbe fatto con montanti doppi. Se vedete qualche video, quindi non so sinceramente se valga la pena di fare un acquisto del genere. Qua io sto anche cercando un pochettino di dare un po' di educazione a questi montanti, poi ripeto, dopo questa parte qui si potrà un pochino, siccome i montanti sono ancora abbastanza mobili, si potrà un pochettino giocare, insomma. Ad esempio qua c'è una grande distanza, devo riuscire assolutamente a prenderlo un po' nel mezzo, questo qua. Va bene ragazze, io spero di non avervi annoiato anche oggi con le mie dirette e vado avanti un pochettino a fare questo lavoro da sola, tanto che voglio dire l'intreccio ha 2 tessitori in cerchio, ormai lo sapete, lo potete vedere in 1000 parti, in 1000 miei tutorial, miei, non miei, ovunque lo vedete. Quindi è inutile che vi tengo qua. E io vado avanti, arriverò magari fino a un'altezza per vedere la dimensione del coperchio, se mi piace, se non mi piace. Non sono ancora convinta al 100%, però ho bisogno di ancora andare avanti un po' per capire se lo mantengo in questo modo, ecco. Va bene, buon pomeriggio, grazie a tutte per la pazienza, per la visione, per essere con me da tanto tempo. Alcune sono con me veramente da tanto tempo, quindi ne approfitto per ringraziare. Niente, un bacio e a presto.